sostenere? Dai, io ci sto comoda. Ben ritrovati nel regno di casa. Oggi sono seduta a riposo e vi parlo di lei, una mia cara amica, la pentola a pressione multifunzione della Silvercrest, quindi che trovate da acquistare alla Lidl. In tanti mi avete scritto tanti commenti, vi ringrazio, per sapere un po' come funziona, come si lava, alcune funzioni particolari che ancora non vi ho fatto vedere nei video. E allora oggi ci facciamo una chiacchierata e vi racconto un po' di segreti di questa fantastica pentola. Consiglio: posizionamento. La pentola a pressione deve stare su un ripiano dritto di cucina ben livellato, non andate a metterla sopra il piano cottura, fornelli, che ne so, lavandino, peggio ancora nel forno. No, per favore, va tenuta in un bel ripiano dritto. E un'altra cosa importante: quando la fate funzionare non va mai spostata durante il suo funzionamento, lì deve rimanere. Secondo consiglio: cottura. In tanti mi avete chiesto: ma posso farci cose croccanti, pizza? No, in teoria no, perché lei funziona con il vapore, quindi al suo interno ci va sempre del liquido. Ci sono alcune funzioni, per carità, che vi permettono di cucinare senza la pressione, e queste sono scottare e saltare, yogurt e cottura lenta, ma non hanno quei benefici che ci dà questa pentola, quindi di cuocere, rendere tutte le carni, tutto quello che fate, risotti saporitissimi. Insomma, sono altre funzioni che poi vi spiegherò più avanti. Terzo consiglio: abbiamo iniziato a parlare della cottura, quindi liquido sì, ce ne va sempre, va dosato in base al tipo di alimento che andate a mettere all'interno. Quarto consiglio: come utilizzare al meglio le funzioni, le numerose funzioni che trovate in questa pentola. Dunque, ci sono le funzioni preimpostate con i tempi. Ad esempio, carne vi dà 35 minuti, ma a volte capita di avere dei tipi di carne che non hanno bisogno di tempi così lunghi. Io ad esempio ho sbagliato, l'altro giorno avevo una carne bella tenerina, l'ho lasciata dentro 35 minuti, è diventata una zuppa di carne, tutto spappolato, quindi potete sempre variare il tempo del programma col meno e col più. Funzione che questo procedimento va fatto prima di attivare la funzione, perché dopo, quando è partita, non avrete più la possibilità di abbassare o aumentare il tempo. Consiglio: risotto, ad esempio. Vi ho detto che sul risotto, guardate la scatola ed è sempre metà del tempo che vedete scritto nella scatola, ma fatelo, accorciatelo di 1 minuto, in modo che così poi aprite e potete alla fine mantecare l'ultimo minuto e verificare che non sia troppo scotto il riso. Altre funzioni: è una pentola, come vi ho detto prima, che funziona col vapore, ma ci sono alcune funzioni come yogurt, scottare e saltare e cottura lenta che non vanno in pressione, non vanno a vapore. Lo yogurt l'abbiamo provato a fare, l'avete visto, non è che mi abbia soddisfatto molto, poi 8 ore, mamma mia. Scottare e saltare lo utilizzo sempre quando devo fare delle rosolature iniziali, ad esempio della carne, del risotto. Cottura lenta forse non lo vedrete mai, perché lo sapete che io è tutto facile e veloce e l'ho presa proprio per quello, per far veloce, quindi non lo so, magari ci proverò. Perché voi me l'avete chiesto e allora si fa. Mi avete chiesto: ma la torta l'hai mai fatta? No? Ma se siete nuovi al canale iscrivetevi, perché userò proprio queste funzioni che mi avete scritto nei commenti. Torta, faremo il pesce e faremo una zuppa favolosa, quindi vi aspetto. 5. Sicurezza. Sì, ho scelto lei perché io mi sono sempre immaginata, come vi ho già detto nel primo video, bombardamenti dalla pentola a pressione, paura, terrore. Poi io sono una che fa 1000 cose in casa in contemporanea e magari la lasci sul fuoco, si brucia tutto. Questa no, finisce il programma, si mette in automatico su tenere caldo e quindi non rischiamo nulla. Però ci sono alcuni accorgimenti che assolutamente vanno tenuti a mente. Cosa importante: tutte le guarnizioni, quindi parliamo di queste, parliamo della guarnizione della valvola di sicurezza, parliamo della sua valvola, devono essere assolutamente integre, quindi non potete utilizzare la pentola se ad esempio si è rotto un pezzettino della guarnizione, è pericoloso e poi ci sarebbe continua
fuoriuscita di vapore, quindi vi brucierebbe tutta, anche lì un disastro. Altra cosa importante, non superare mai la dose massima di liquido. La dose massima di liquido viene indicata qui, massimo 2/3, perché se c'è troppo liquido all'interno della pentola rischia che il liquido vada a finire sulla valvola e vi esca tutto da lì, un delirio, quindi assolutamente non superare mai questo livello qua. Altra cosa, vediamo se riesco a farvela vedere, la pentola ha la sua piastra. In questa piastra non va cotto assolutamente nulla, si usa solo e sempre col suo contenitore in acciaio inox. È la pentola stessa a dirci se c'è qualcosa che non va. Sentite adesso come fa bi bi e scrive così, perché non è chiusa bene. Quindi finché non è chiusa bene noi non potremo mai azionare nessun tipo di programma. Quando la spostate, ecco, non prendetela da qui, non fate che la prendete da qui, da questo manico, perché potrebbe per sbaglio cliccate, si apre, vi cade tutto quanto, è un disastro. Sempre da i manici di sotto. Sesto consiglio, la pulizia. Mi avete chiesto, ma si può lavare il coperchio? Certo che sì, assolutamente, ma non in lavastoviglie, assolutamente no. A mano, acqua calda, detersivo, e quello si può. Per lavarla al meglio potete staccare alcune parti, guardate, tirate da qua, vedete, e si toglie la guarnizione. A sua volta potete togliere la guarnizione in questo modo, così in modo da poter lavare meglio tutte le parti. Si può staccare, oltre a questo, anche la valvola che va sempre tenuta sotto controllo e va verificato che non ci sia magari residui di cibo, se ha sbruffato troppo, se c'è qualche problema, quindi guardare sempre che sia perfettamente pulita. Esce sempre un po' di vapore quando in cottura, non preoccupatevi se vedete uscire del vapore di qua, è normale, è la valvola di sicurezza questa. Poi invece questa parte qua può essere messa tranquillamente in lavastoviglie, una meraviglia. Invece la parte interna con la spina staccata, mi raccomando, non folgoratevi, la potete pulire con uno straccetto umido, perché può capitare che magari avete la pentola qui, state versando il minestrone, magari vi è caduta qualche goccia qui all'interno, se va sotto brucia ogni volta che voi riaccendete la pentola. Una volta che poi andiamo a rimontare bene come erano le parti, quindi dopo che la lavate potete reinserire qua e questa deve essere perfettamente al suo posto come era in origine. Se non dovete usare la pentola, io vi consiglio di non lasciarla chiusa. Perché? Perché un po' di odore resta sempre. Resta, se voi fate dei piatti quelli belli corposi come facevo col sugo e spezzatino e via dicendo, rimane sempre un po' di odore. È meglio conservarla in questo modo, soprattutto se non la usate spesso. Io praticamente la uso tutti i giorni, quindi la posso anche chiudere. Quando la cottura è terminata e questo coperchio è zeppo di vapore, liquido e acqua e via dicendo, lo potete mettere qua. Questo è il suo appoggio, vedete, ha un buchino da una parte e dall'altra per poterlo mettere così. Io lo metto così? No, mai, perché ho paura che cada. Nella parte posteriore della pentola, vedete, c'è questo attacco qui. Questo è per recuperare il vapore in eccesso. Quando ho comprato io la pentola, nella scatola non c'era quel pezzo, però so che esiste perché stranamente ho guardato il libretto delle istruzioni. E adesso passiamo alle cose da non fare assolutamente con la pentola a pressione elettrica. Intanto cercare di aprirla e forzarla quando la pentola è ancora in pressione. Molto pericoloso. Bisogna sempre farla sfiatare prima e non forzarla mai, anche se devo dire che questo tipo di pentola ha le sicurezze, quindi anche con una forza sovraumana non credo che voi potrete riuscire ad aprirla. Seconda cosa da non fare, la valvola. State attenti, quando iniziate a cucinare deve stare sempre verso l'alto, non verso il basso, perché se sta verso il basso vuol dire che già inizio cottura vi sta portando via tutto il liquido, sta evaporando tutto e cosa succede? Vi si brucia tutto quanto. Quindi
fare sempre attenzione che la valvola stia nella posizione corretta. Altra cosa da non fare: non picchiatevi al supermercato con la signora di fianco perché avete trovato l'ultimo pezzo della pentola a pressione multifunzione. Questo è un po' un difetto. La Lidl fa delle promozioni che sono a tempo, quindi potete trovarla, potete non trovarla, bisogna essere fortunati, e questo sì, è un po' un difettuccio. Ma c'è la più famosa Instant Pot, che è veramente eccezionale, usata tantissimo dagli americani, che queste cose elettrodomestici sono fortissimi, che assolutamente non ha nulla da invidiare a lei. Lei può essere più comoda perché abbiamo i tasti e i programmi scritti in italiano, quindi se uno non si ricorda le funzioni questa è più semplice, ma assolutamente la Instant Pot è perfetta. Vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere e comprarla. Come vi ho anticipato prima, mai superare il livello massimo del liquido che c'è indicato all'interno della pentola, perché potrebbe fuoriuscire tutto il liquido bollente, intasare la valvola e creare un disastro nucleare nella vostra cucina. Non toccate questa parte qua superiore della pentola quando è in funzione, perché è davvero parecchio bollente e potreste rischiare di scottarvi. Come liquido di cottura non potete usare assolutamente i latticini, quindi se volete cuocere con lo yogurt, con latte, perché? Perché si rapprende, fate una sorta di formaggio all'interno della pentola e tutto il fondo si brucia. Io l'ho fatto perché volevo fare il pollo allo yogurt, quindi provata per voi, non ci ho messo il liquido. Ci ho impiegato 2 giorni a scrostarla, quindi non fate mai questo errore. Non pensate di utilizzare questa piastra per fare i vostri arrosti casalinghi direttamente sulla piastra. No, va sempre usata col suo contenitore in acciaio, che altrimenti svampata la pentola a pressione elettrica. Sempre con questo, Non mettete mai meno del liquido richiesto, perché alcuni cibi hanno bisogno di parecchia dose di liquido, come ad esempio il nostro risotto, no? Se mettete meno liquido, quello si attacca tutto al fondo perché non ha il liquido per cuocere, per andare in pressione, e rischiate insomma di trovarvi la cena da buttare. Spero che questi consigli possano essere utili per voi. Se avete qualche domanda, suggerimento, io aspetto i vostri commenti. Intanto, volete vedere delle ricettine fatte con questa pentolina? Beh, c'è la playlist dove troverete diverse ricette, e poi vi aspetto col prossimo video dove appunto faremo il pesce, la zuppa, e in diretta con voi, perché non la provo prima questa ricetta, perché voglio proprio vedere come viene. Faremo la famigerata torta. Per oggi è tutto. Se siete nuovi del regno di casa, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio per il tanto affetto che mi date, mi sembra di avere amicizie sparse per tutta l'Italia, visto che non ho il tempo di frequentarle perché con 6 figli. È la Svizzera. È la Svizzera, giusto? Non dimentichiamoci della mia amica dalla Svizzera, che pensa di trovarmi in mezzo ai boschi a cucinare l'ossobuco in pentola a pressione. Un bacio a tutti voi. Per oggi è tutto davvero, e allora ciao da Valli!